Ciao, sono Tiziana, ma puoi chiamarmi Tilly. Oggi in cucina prepariamo una torta salata con le melanzane. Leggera, gustosa, ma se ai bimbi non piace, niente paura. C'è anche la versione con le zucchine, tutta per loro. Allora, qua abbiamo la nostra pasta sfoglia, mozzarella, sale, salsa di pomodoro passata, origano e poi ne faccio una piccolina con le zucchine per i bimbi e una con le melanzane fritte. Queste qua sono melanzane che ho preparato fritte ieri sera, proprio fatte raffreddare, idem le zucchine, ok, a cubetti. Cominciamo ad assemblare la nostra torta salata. Adesso bucherelliamo la base della pasta sfoglia. Vale la stessa cosa anche se avete poi una pasta brisée o simili. Questo prima di cuocerla in forno, proprio per evitare che la base si gonfi troppo, perché quello che vogliamo è una base croccante che tenga bene il ripieno che è un po' umido. E considerate che quando la pasta cuoce, il vapore generato dall'umidità degli ingredienti o eventualmente dal burro può creare delle bolle sotto la sfoglia. Quindi forandola con la forchetta, quello che insomma in gergo si chiama spuntare o pricking, permette al vapore di uscire, così la base rimane piatta e uniforme. Dei buchetti nella parte centrale, non ai bordi, per i bordi vogliamo che si gonfia, ok? Questa la taglieremo a metà, circa metà, è necessario così, e faremo una versione chiusa con le zucchine, ok? Quindi troviamo il sotto, questo, il pettino di due, è già un po' crepato, tra l'altro lo spugliamo qui sotto, ok, e lo tagliamo intorno così. Parte e cominciamo a fare quello grande. Se vi fa piacere possiamo fare un video tutorial sulla pasta sfoglia e scrivetemelo qui sotto nei commenti che vi faccio vedere tutte le diverse opzioni, se la vogliamo più gonfia, meno gonfia, croccante o più friabile. Il risultato cambia molto a seconda di come la trattiamo. Se volete posso anche darvi un trucco da chef per fare in modo che la base bucherellata resti super croccante senza diventare molliccia con il ripieno che ci si mette. Volete che lo faccia? Se volete me lo scrivete qua sotto. Grazie. La salsa di pomodoro con un po' di sale fino, così, con un po' d'origano. Così, perfetto, mescoliamo, cominciamo a mettere dentro la pasta sfoglia, sforzarsi troppo, un po' delicatina ancora, si spacca anche, quindi dobbiamo cercare di farla andare così, anche che se vuole rettangolare è più difficile, ma noi ce la facciamo lo stesso. Ecco, tutto qua la ricompattiamo, perfetto, qui anche. Ora io toglierei già le parti troppo alte, ok? Seguendo la linea della cesta che ci servono dopo le usiamo. Così e così. Mi raccomando, ricordatevi di buttare bene, facciamo aderire così bene i bordini.
avere più o meno la stessa altezza da entrambe le parti, ok? Perché non è mai esatta la pasta sfoglia, purtroppo. Così. Ora mettiamo uno strato di melanzane, le mani pulite, poi attenzione alle mani, mi raccomando, lavatevelo. Faremo solo di 2 strati, che non diventa troppo spessa poi. Ok, il pomodoro, così, sortagliatelo un pochino, a posto. Adesso ci va il parmigiano reggiano, me ne metto un po' anche in mezzo perché a me ci piace molto, c'è anche chi lo mette solo sopra, però insomma noi facciamo come ci piace. E poi un po' di pettini di mozzarellina. Va bene, questa è quella da pizza ad esempio, niente di stratosferico, niente bufala o cose così. Stiamo leggeri perché è abbastanza pesante come piatto, mi raccomando. Così. Adesso facciamo il secondo strato di melanzane. In questo caso metteremo prima poi la mozzarella e dopo il parmigiano reggiano soprattutto. Pomodoro. Adesso tocca la mozzarella. Ok. E poi per ultimo il parmigiano. Così gli fa una bella crosticina. Questa la facciamo scoperta. Ok, questa di melanzane. L'altra invece, quella di zucchine, la facciamo coperta. Ora ripieghiamo un pochino su se stesso il bordo e questo senza uova, non c'è un uovo da pensare, c'è il formaggio che lega, ok? E gli facciamo questa specie di decoro a forchetta così. Teniamolo su, mi raccomando, ci aiuta a schiacciare giù il bordo sulla forchetta e a non farla attaccare, ok? Così, ora la mettiamo da parte, facciamo la piccolina e poi dopo la pieghiamo senza questo, poi dopo lo ripieghiamo di nuovo. C'è ancora un po' di olio in questo caso. Questa è una pasta sfoglia congelata, quindi è un po' più difficile da lavorare in generale. Anche questa la rifiniamo un pochino. Ok, e quindi adesso facciamo di nuovo i fori perché si sono chiusi a furia di lavorarli. Così. Ecco qui, chiudiamo solo il centrale e qua schiacciamo bene il bordino, eccoci così. Allora, noi ci mettiamo le zucchine, ho fatto uguale per i bimbi, qualche zucchina. La melanzana se sbagli. Eccoci. Poi ci mettiamo il pomodoro.
C'è un po' di mozzarella, più piccoline, più grosse sono più. Un bel po' di parmigiano, che questo invece gli fa bene. Eccoci. E poi mettiamo qualche altra zucchina. E qua gli abbiamo fatto la parmigiana di zucchine per i bimbi. Adesso gli facciamo la copertura, così troppo piccola, quindi mettiamo un pezzo nuovo e tagliamo un pezzettino nuovo fino qua. Così. E lo mettiamo proprio a copertura, nel senso che noi questa la infiliamo sotto e poi la copriamo con la sua così, capito? Se la facciamo tirare fino qui. Questa la battiamo il più possibile bella stretta, ok? Così. Bucherelliamo anche la superficie e lo faccio per evitare che la sfoglia superiore gonfi troppo, tipo a cuscino, ma che rimane così più aderente al ripieno. In questo caso non è tanto per l'acqua che possono rilasciare le zucchine, ma proprio per controllare l'effetto estetico finale e che sia un aspetto più uniforme. Ora con un uovo sbattuto spennelliamo bene tutta la superficie in modo che venga anche un bel colore doratino. E vado un po' di colore in superficie. Questo anche tutto il bordo della grande. Ecco fatto. Adesso le metto in frigo per almeno un'oretta. Così poi dopo, quando gli facciamo lo shock al forno, si gonfia bene la pasta sfoglia. Ok, allora questa è quella coperta di zucchine, che bellina coperta. Le zucchine, ok, adesso la tiriamo fuori. Allora, cotta mi sembra cotta. Wow, beh. Buon appetito!